Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Ammettiamolo, non capita spesso di avere una stanza in più, ma se fosse, vediamo insieme come usare e arredare questa stanza. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Chi ha la fortuna di avere una stanza in più ha alcune opzioni: creare uno studio, una camera per ospiti, una cabina armadio, una palestra e per chi ha figli una camera giochi. Vediamole una per volta. Abbiamo visto quanto sia importante ormai avere una zona della casa dedicata allo studio o allo smart working. Se hai la fortuna di avere una stanza in più, anche piccola, potrebbe davvero essere il posto ideale per creare lo studio. Indispensabili saranno la scrivania. Se non è sufficientemente grande, pensa a un altro tavolino per la stampante. Almeno una libreria, una corretta illuminazione generale e soprattutto una puntuale sulla scrivania. Posiziona la scrivania in modo che possa ricevere il più possibile la luce naturale della finestra e da lì sistema il resto. Se non blocca il passaggio, non avere paura di metterla in mezzo alla stanza. In questo caso però dovrai avere una presa a pavimento, se no devi avvicinarti al muro. I fili volanti sono pericolosi. Rendi l'ambiente confortevole con colori che aiutino la concentrazione, come i blu o i viola, oppure che aiutino a rilassarti, come i verdi. Naturalmente cerca di mantenere i colori presenti nella palette che hai scelto per casa tua. Aggiungi qualche pianta per purificare l'aria e per farti sentire più vicina alla natura. Personalizza decorando con qualcosa che ti piace per sentirti ancora più a tuo agio. Se sei una persona che spesso ospita amici e parenti, adibire questa stanza a camera per gli ospiti è l'ideale. Indispensabili saranno il letto, un armadio, uno specchio, possibilmente grande, che possa riflettere la persona e la sua interezza, una corretta illuminazione generale e gli abajur. L'armadio non deve essere enorme, ma deve essere senza dubbio vuoto e libero per lasciare che i tuoi ospiti ripongano le loro cose. Usa soprattutto colori neutri in modo che chiunque possa sentirsi a suo agio. I colori sono molto personali, quindi se vuoi usarli, fallo in piccole quantità. Decora il letto semplicemente ma in maniera invitante con un morbido copriletto e qualche cuscino decorativo per renderlo elegante. Se vuoi dare quel quid, puoi mettere sul letto una coperta quasi buttata lì per caso, che contrasti con il copriletto e che riprenda il colore dei cuscini. Metti dei tappeti morbidi in modo che l'ospite si senta coccolato se cammina a piedi nudi. Le tende alle finestre sono indispensabili per la privacy ma anche per filtrare la luce che, lo sappiamo, può disturbare il sonno. Potrebbe essere un'ottima idea mettere un doppio tendaggio mettendo anche delle tende oscuranti. Se hai lo spazio metti anche una piccola seduta, magari anche solo un puff. Decora e potrebbe essere un elemento in più di appoggio o da sfruttare magari per togliere le scarpe. Candele, fragranze e piante possono completare l'arredo apportando ancora più calore e atmosfera. E questo è il sogno più o meno nascosto di tutte le donne, ma non è sufficiente mettere 4 armadi e via. Prima di tutto è importante capire quanti capi sono da appendere e quanti da ripiegare per capire la tipologia di armadi e eventuali cassettiere.
Ovviamente potresti anche avere una parte di armadio dedicata alle scarpe. Va valutato e studiato anche questo aspetto. Pensa ad uno bello specchio grande in cui riesci a vederti a figura intera mentre provi i tuoi outfits. Può essere a muro oppure a terra. Pensa a un servomuto per i vestiti già usati ma che ancora non vanno messi a lavare. Inoltre pensa all'opportunità di avere una seduta, sempre per avere un appoggio in più, ma soprattutto per metterti e togliere le scarpe comodamente. Una cosa molto furba è anche di avere, magari in mezzo alla stanza, un piano di appoggio abbastanza largo. Ti servirà per ripiegare comodamente gli abiti. Ovviamente sarà anche uno spazio in più per riporre. Laddove lo spazio fosse sufficiente, puoi pensare di mettere anche una toeletta per poterti truccare e mettere i tuoi gioielli. Potrebbe essere quel tocco molto sciccoso. Anche qui presta attenzione all'illuminazione generale ma anche particolare, in modo da vedere bene negli armadi. Se sei una persona sportiva, perché non sfruttare questa stanza come tua personale palestra? Dovrai fare molta attenzione che ci sia una buona illuminazione. Poi metterai gli strumenti che più usi per fare i tuoi esercizi. Prima i macchinari più grossi, poi sistemati in modo che siano facilmente fruibili anche eventuali altri strumenti utili al tuo allenamento. Posso consigliare un piccolo armadio, per esempio, per riporre le scarpe. Usa colori vivaci che ti trasmettano energia, come i gialli, sempre cercando di restare nella palette dei colori di casa. Sì anche alle piante che purificano l'aria e ti aiutano a sentirti più vicina alla natura. Se hai dei figli più o meno piccoli, lo sai, lo spazio non basta mai e quindi dedicare la stanza in più per i suoi giochi potrebbe essere una bella idea. Questo permetterà di avere la cameretta solo per dormire e studiare e dividere quindi le varie attività. Qui sarà importante la buona organizzazione dello spazio e disporre di molti armadi e elementi di contenimento, possibilmente appoggiati alle pareti, per lasciare spazio libero al centro della stanza per giocare. Un bel tappetone morbido, ma facile da pulire, sarà essenziale perché possa stare a terra senza prendere freddo. Puoi anche pensare di creare un piccolo angolo lettura con una libreria, una seduta e ovviamente una luce dedicata. Qui puoi sbizzarrirti coi colori e puoi anche uscire dalla palette di casa. Come scegliere tra queste opzioni per decidere come usare e arredare un'eventuale stanza in più? Ovviamente parti dalle tue esigenze e cerca di capire cosa ti serve di più. Puoi anche mixare queste opzioni, come per esempio lo studio e la camera per gli ospiti. Se gli ospiti che hai non sono così tanti, puoi avere ad esempio un divano letto nello studio, così da unire queste due funzioni e sfruttarle al meglio a seconda dell'occasione. O ancora potresti avere una palestra, ma anche qualche armadio in più per i cambi di stagione. Insomma, come sempre non ci sono regole vere e proprie, quanto più suggerimenti. Quindi, per usare e decorare al meglio una stanza in più, prima soffermati su ciò che ti serve di più, poi studia la stanza e sistemala secondo come è meglio per te viverla. Spero che questo video ti sia stato utile, ma come sempre, se hai dei dubbi non esitare a scriverlo nei commenti. Se poi vorrai condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onoratissima. Infine, se il video ti è piaciuto, non dimenticare di farmelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!